Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come realizzare una ricostruzione con il gel cover. Innanzitutto, cos'è il gel cover? È un gel costruttore che, come dice la parola, è coprente. Molto spesso li trovate in commercio nelle versioni più naturali, quindi o rosa o bianco, ma in realtà al giorno d'oggi la popolarità dell'utilizzo del gel cover si sta espandendo sempre di più e quindi stiamo iniziando a trovare gel cover anche colorati o glitterati. Nel video vi farò vedere la ricostruzione con un gel cover classico rosa. Potete scegliere questo tipo di gel con le caratteristiche che più vi piacciono, quindi potete scegliere la sua densità e soprattutto possiamo trovare gel cover autolivellanti o testotropici. Anche questo potete sceglierlo o a vostro piacimento o comunque sia in base al tipo di unghia che dovete trattare e lavorare. Questo tipo di gel viene utilizzato soprattutto quando la cliente chiede un effetto naturale, perché va a coprire l'unghia naturale al di sotto, quindi a togliere anche eventuali imperfezioni. È molto utile utilizzare questo tipo di gel anche come base delle vostre French o delle vostre nail art. Una cosa però da tenere particolarmente in considerazione è che questo tipo di gel hanno molti pigmenti all'interno, quindi la polimerizzazione è un po' più rallentata e potrebbero formarsi delle bollicine. Quindi vi consiglio di non utilizzare questo gel direttamente sull'unghia naturale, ma anzi di andare prima a stendere una base molto sottile trasparente. Una volta polimerizzata la base gel trasparente possiamo applicare sopra il nostro gel cover. Essendo troppo pigmentati vi consiglio di non creare un unico strato, ma anzi di andare magari a farne di più e più sottili, questo per favorire la polimerizzazione. Quindi se dovete effettuare delle ricostruzioni molto lunghe vi consiglio di andare a effettuare lo strato di ricostruzione in più step. Se il gel cover non è polimerizzato correttamente, il gel non diventerà estremamente rigido e quindi o si può spezzare la vostra ricostruzione o si potrebbero creare dei sollevamenti. Questo tipo di gel si comporta come un gel costruttore classico a tutti gli effetti, quindi una volta che l'avete polimerizzato potete togliere la dispersione con l'aiuto di un pad del cleaner e poi procedere con la limatura. Una volta limato e dato la forma potete scegliere se sigillarlo direttamente, quindi mantenendo la colorazione del gel, oppure potete andare a creare al di sopra la vostra French nail art o addirittura anche stendere un colore. Anzi, in realtà vi consiglio di utilizzare questo gel al posto di quello trasparente quando la cliente vi chiede un colore difficile da stendere, quindi un colore che potrebbe lasciare delle striature perché non estremamente coprente, per esempio il bianco gesso o i colori pastello. Passiamo alla dimostrazione pratica. Come potete vedere ho già preparato l'unghia naturale e su questo argomento trovate un video pubblicato sul canale, vi lascerò il link in descrizione. Come l'inizio di tutti i trattamenti passo il promotore di adesione, lo lascio asciugare all'aria e poi inizio con la base gel trasparente, uno strato molto sottile solo sull'unghia naturale. Polimerizzo 30 secondi e nel frattempo vado a prendere il gel cover da utilizzare. Ho scelto questa colorazione, una colorazione molto naturale ma allo stesso tempo molto coprente. Vado ad applicare uno strato molto sottile sulla zona dell'unghia naturale e poi vado ad appoggiare una pallina più consistente di prodotto tra l'unghia naturale e la nail form. Per modellarla mi piace utilizzare un pennellino a punta sottile perché mi fa essere molto più precisa, sia per far polimerizzare meglio il prodotto e soprattutto per andare ad impiegare meno tempo successivamente con la limatura. Quindi con questo step vado a riempire con il cover la lunghezza desiderata, bene i laterali e soprattutto vado già a dare la forma che voglio fare con la ricostruzione. Come potete vedere ho applicato pochissimo prodotto perché nel secondo step andrò a realizzare poi la bombatura, quindi molto importante per far polimerizzare bene un gel cover andate a suddividere l'applicazione in più strati e ogni strato andatelo bene a polimerizzare, questo per evitare delle bolle d'aria all'interno oppure anche delle bolle di prodotto non polimerizzato. Adesso vado a creare la bombatura, quindi vado a prendere una pallina più consistente di prodotto e la vado a far autolivellare. Mi aiuto con un pennello a punta sottile per andare bene nei laterali e poi procedo con la polimerizzazione. Vi consiglio di polimerizzare i gel cover 90 secondi in modo da essere sicuri sulla loro polimerizzazione corretta. Una volta fatto questo potete togliere la nail form e potete andare a limare il prodotto.
Una volta terminata la limatura potete decidere se lucidare oppure se andare a creare French nell'arte al di sopra. Questo sarà il risultato finale. Come potete vedere l'unghia della cliente è completamente coperta senza nessun tipo di trasparenza al di sotto. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e soprattutto iscrivetevi per non perdere nuovi contenuti sulla ricostruzione unghie. Ci vediamo alla prossima!